Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Apriamo il 2024 in grande stile affidandoci ai nostri corrispondenti dall'Unione Europea. Hi, I'm Christoph Schweiger for EU Factor Next, and today we're meeting Annelia Chatelier, who is the account manager for Make It to the North. Hello, my name is Boris Abramovich, reporting for EU Factor Next. This is Irene Barahona for EU Factory, and today we are in Coimbra, Portugal. Da dove nasce l'idea di realizzare un progetto come quello di EU Factor? Da un'evidenza che nelle nostre scuole, nelle nostre università si parla molto poco di Europa, si sa molto poco, quando invece dovrebbe essere centrale, perché i primi a goderne e avere dei benefici della grande casa comune, no? Che nasce tanti anni fa, sono proprio i giovani. Hi everyone and welcome back to another video for EU Factor Next. My name is Amaze Elperg, as always reporting live to you from Belgium. Hey everyone, it's Val de Jong for EU Factor Next, and today we are in the capital of Europe, Brussels, where I'm taking you to have a look inside the European Parliament. Hi everyone, this is Laura Bagnier reporting for EU Factor Next. Sono quelli che si troverebbero ad essere più fuori gioco se questo progetto non arrivasse. Abbiamo l'invecchiamento della popolazione, il fatto che la transizione ecologica non può essere pensata come paesi singoli, l'inserimento lavorativo che necessita naturalmente di conoscenze internazionali. La tecnologia, non saremmo in grado di avere uno sviluppo adeguato, rimarremmo fuori dai giochi se fosse l'Italia ancora solitaria. Il nostro futuro sta in Europa oppure non c'è futuro e come dire, dispiace spesso vedere rappresentata l'Europa come un continente che non è in grado o è un ostacolo addirittura alla crescita e allo sviluppo delle nazioni. I nostri paesi, le nostre nazioni, le nostre comunità non potranno progredire se non mettendo in comune le politiche a partire da quelle energetiche, da quelle della salute, da quelle della sicurezza, da quelle fiscali, se vogliamo continuare ad essere, o meglio migliorare la nostra capacità di essere un interlocutore del mondo e continuare a rappresentare una civiltà e una cultura che ha tanto ancora da insegnare. Quindi questa è la sala dove noi facciamo la parte di posa, messa in onda. Adesso vieni a vederla com'è poi qua. Il progetto ha avuto due fasi. La prima fase, il primo anno di progetto, avevamo avuto un'impostazione un pochino più di narrazione su quello che era stato fatto a livello italiano. E lì i partner erano fondamentalmente gli stessi, quindi Nova Coop, Lega Coop, Cooper Diem, che è un broadcast di comunicazione della Romagna, Area AG, che è un broadcast radiofonico nazionale, TR Media ovviamente. In più avevamo un'altra società che si chiama Sunset, un'altra cooperativa che si occupava proprio della parte video di queste storie di coesione. Nel secondo round, che è il secondo anno di progetto, abbiamo aggiunto Radio Coop, che ha un forte impatto sulla vita quotidiana delle persone che vanno. E quindi era un buon canale quello di poter veicolare dei messaggi anche alla cittadinanza, alle persone che vanno a fare la spesa. Un altro partner molto importante per noi è stato Raduni, che è il network delle radio universitarie, perché volevamo spingere anche un po' sulla tecnologia. Raduni ci ha fornito dei podcast molto interessanti, molto specialistici sulle innovazioni tecnologiche. In una società che si trova ad affrontare sfide sempre più numerose e difficili, la fusione di diverse materie e conoscenze risulta sempre fondamentale per poterle superare. Noi ci siamo avvicinati come Raduni, l'associazione degli operatori universitari, in questa seconda edizione. Abbiamo voluto partecipare perché la nostra associazione delle radio universitarie italiane, che conta più di 400 giovani ragazzi in tutte le università italiane, hanno sposato appieno il progetto dedicato appunto alla ricerca e alla conoscenza dei finanziamenti europei.
e in particolar modo l'abbiamo fatto attraverso un podcast che raccontava i progetti e come questi soldi venivano spesi. E grazie al progetto appunto EU Factor Next abbiamo scandagliato in tutta Italia i vari progetti e abbiamo visto poi come sono stati spesi i soldi utilizzati e intervistato direttamente gli attori. Questo ha permesso di appassionarsi alle attività che venivano svolte nelle proprie realtà, conoscere meglio appunto da dove arrivavano le fonti, cosa faceva l'Europa nei territori e allo stesso modo permettere ai ragazzi di conoscere meglio appunto l'istituzione europea. L'agenzia di Stamparea è un'agenzia appunto di stampa radiofonica che si occupa della realizzazione di servizi radiofonici a livello nazionale per radio locali, circa 150-200 radio locali presenti in tutto quanto il territorio nazionale. Come agenzia di stampa radiofonica abbiamo realizzato e stiamo ancora realizzando delle pillole radiofoniche che verranno poi distribuite e abbiamo selezionato e selezioneremo progetti che sono rappresentativi della buona messa in pratica dei fondi europei della coesione. Questo bando era proprio rivolto alla disseminazione, all'informazione, alla sensibilizzazione dei temi comunitari, delle funzioni, ma specialmente delle politiche di coesione. Le politiche di coesione sono quelle che ci danno soldi, no? Che arrivano su tutti i territori per mitigare le diseguaglianze fra regioni. E proprio per questo motivo i cittadini, i territori, le pubbliche amministrazioni ricevono soldi. Questa cosa non si sa abbastanza, non si sa che tante delle nostre scuole, delle nostre strade, dei nostri musei, i nostri ragazzi che vanno in Erasmus, tutti i progetti che abbiamo di cooperazione internazionale o anche quelli che abbiamo di cooperazione trasfrontaliera sono finanziati dalla Commissione europea. Dato che abbiamo parlato Irene, adesso andiamo a vedere un servizio che ha realizzato per noi. Do you know how free energy can tackle the population in rural areas? Lo sapete che l'energia gratuita può stoppare lo spopolamento delle campagne? Ciao da Irene, oggi vi racconto il progetto ECT Duero d'Ouro che coinvolge Spagna e Portogallo. Years ago, with the aim of creating opportunities in one of the least developed areas in Europe. Un altro assist meraviglioso secondo me è stata proprio l'idea di coinvolgere questi 6 giornalisti europei che ci hanno prima di tutto aperto lo sguardo e la storia all'Europa, perché loro portavano informazioni e servizi da tutta Europa, ma specialmente perché parlavano il linguaggio dei social media. L'ECT ha installato gratuitamente pannelli solari sui tetti delle case e delle aziende di oltre 200 piccoli comuni. Per la prima volta sia in Portogallo che in Spagna l'energia che serve queste comunità è pagata al 100% con fondi europei e altri partner pubblici. That are members of this energy project. Il progetto EU Factor Next nasce proprio per comunicare e diffondere attraverso video, pillole audio e podcast la politica di coesione, finalizzata a ridurre gli squilibri tra gli Stati europei e a costruire un'Europa unita, innovativa e inclusiva. Radio Coop è la radio in-store dei negozi Coop, quindi quella che si sente quando tutti quanti andiamo a fare la spesa. È presente in circa 1000 punti vendita in tutta Italia. E la sua particolarità è quella appunto di comunicare il mondo Coop a 360 gradi. Si stima un audience appunto di 10 milioni di contatti settimanali. In che modo ci avete aiutati a portare il progetto EU Factor Next ai vostri clienti? Allora, a noi piace dire che abbiamo fatto un po' da megafono, da cassa di risonanza di tutti i contenuti che sono stati prodotti dai partner coinvolti nel progetto e nello specifico lo abbiamo fatto producendo degli spot da 30 secondi che rilanciavano appunto tutti i prodotti che si potevano poi, i contenuti che si potevano trovare sulle varie piattaforme, quindi il sito ma anche i canali social. Abbiamo poi dato anche risalto all'evento di Forlì, all'AI di Forlì, per cui invitando le persone a partecipare. Hi, Vi piacciono questi cappellini del nostro programma televisivo sulle politiche europee? Sì. E fa anche caldo, vero? Come ti chiami? Valeria. Da dove vieni?
Reggio Emilia. Cantaci una canzone famosa del tuo paese. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Nel blu, dipinto di blu. Baila, baila morena, sotto questa luna piena. Prova a parlare come un tedesco. Ich liebe Giulia, non lo so. We came here to promote the European elections. Siamo qui per promuovere le elezioni europee, abbiamo l'Europong, la ruota della fortuna e che altro? Hashtag usate il vostro voto. Hashtag use your vote. We have the Wheel of Fortune where you get to spin the wheel. Ecco la ruota della fortuna, si possono vincere quadernini, ombrelli. Il Beer Pong invece è associato ad alcuni quiz sull'Europa e si può vincere qualcosa anche lì. Get to answer some questions about the European Union. Come è andata sui social media nel secondo anno di progetto? Che tipo di pubblico è stato aggredito e anche con che risultati da parte di questi profili così giovani, così interessanti? Sono stati prodotti molto freschi, sono stati prodotti che sì, parlavano in inglese, però poi c'erano sottotitoli, questo però ti dava un'idea di apertura, di respiro veramente europeo, e sono stati divertenti, secondo me, importanti, e abbiamo fatto centro. You may be wondering how I ended up knee-deep in water. Well, che ci faccio, vi chiederete, in acqua fino alle ginocchia? Ciao da Christoph per EUFactor Next. Oggi vi porto a passeggiare nel fango, in olandese Wat Lopen. L'Europa investe talmente tanto in progetti di inclusione legati alla creatività di un'identità europea che è incredibile che tutte queste opportunità si conoscano così poco. Siamo una generazione che ha bisogno, che teme l'incertezza del futuro, che non compra case, non fa figli perché non sa come sarà il mondo domani. Sono questi i temi di cui l'Europa deve occuparsi, secondo noi. Sono andata a Malta a 17 anni per studiare relazioni internazionali e dopo 3 settimane è avvenuto l'omicidio di Daphne Caruana Galizia, giornalista impegnata a indagare sulla corruzione nel gruppo di lavoro dei Panama Papers. È stata la scintilla della mia vocazione, ho deciso di restare. Malta è un luogo critico dell'Unione Europea, presa tra disoccupazione, leggi retrograde e consumo estremo del suolo. A Malta servono giornalisti che raccontino la verità. Uncovering things that maybe not everyone wants to be uncovered. I'm French, I come from France. Sono francese ma vivo al confine con Germania e Lussemburgo dove lavoro, eppure il Belgio è vicino. Per EUFactor Next ho girato tutti questi paesi e anche altri, ad esempio sono stata in Finlandia a raccontare un progetto che favorisce l'inclusione delle donne migranti tramite lo sport, o a Parigi, sui tetti, dove vengono costruite le serre per la produzione agricola sostenibile a chilometro zero. Paesi diversi e storie diverse. A lot of different projects in a lot of different countries. Le politiche di coesione servono, hanno come centralità le persone e i territori, quindi servono per diminuire le disuguaglianze all'interno del mercato interno europeo. Ora, quando parliamo di queste cose, quando parliamo di strategie, stiamo parlando di lotta alla povertà, rigenerazione urbana, centralità, opportunità per i giovani lavoratori, inclusione, supporto alle categorie svantaggiate, e questi sono i valori e i principi che abbiamo come movimento cooperativo da sempre. Siamo certamente in una regione che non solo eccelle per molti ambiti, ma eccelle anche nell'attuazione della politica di coesione, perché è la regione che anche nella programmazione 21-27 ha la migliore performance attuativa e di utilizzo sia del Fondo Sociale Europeo sia del Fondo di Sviluppo Regionale. L'Italia anche in questo è molto differenziata, le regioni del sud faticano di più ad utilizzare in maniera piena le opportunità della coesione, siamo perplessi su un eccesso di centralizzazione di questi strumenti che il governo porta avanti, perché riteniamo che questi fondi sono pensati proprio al servizio dei territori e delle imprese e dei cittadini che nei territori operano e vivono.
si chiude con un evento su un tema particolarmente importante, ovvero la parità di genere e soprattutto la riduzione del gender gap, tema molto importante su cui le politiche di coesione possono fare molto. Il tutto si svolge nella cornice del Festival del Buon Vivere, che è stata scelta dal progetto come momento conclusivo, come cornice appunto di quest'ultima giornata. Significa sentire la voce delle giovani donne, capire quali sono le loro istanze e anche le loro aspettative rispetto a questa Europa, rispetto a un Parlamento europeo che è stato appena eletto. Abbiamo tante sfide davanti, soprattutto perché purtroppo la parità di genere è ancora un miraggio. Noi dobbiamo favorire la conoscenza da parte dei giovani che ci sono opportunità che l'Europa dà e che non è soltanto l'Erasmus, ovviamente fondamentale, ma sono progetti anche come questo che mettono in moto l'interesse dei giovani nei confronti delle politiche europee, nei confronti delle istituzioni europee e li rendono e li fanno sentire partecipi di un progetto, quello della costruzione dell'Europa, che è soprattutto e deve essere in mano a loro. La cooperativa, prima che è nata nel 1844 dei Prodi Pionieri di Rochelle, era una cooperativa che fu costituita da 28 operai, artigiani e operai che diedero vita a un magazzino di consumo per acquistare i beni di prima necessità, ed era fondata su 6 principi, come assicurare la parità di genere, di permettere alle donne di avere le stesse possibilità degli uomini nella gestione della cooperativa. E quindi c'è una storia che viene da lontano e che ci porta ad avere una grande attenzione alla componente femminile nel nostro mondo. Le cose più importanti sono sicuramente una importante rete e una piattaforma virtuale nella quale abbiamo messo insieme tutte le cooperative sociali in collaborazione con Lega Coop anche sociali che si occupano di contrasto alla violenza di genere, di tutti i generi. Una piattaforma che può essere utilizzata con ricerca per territorio, per cooperativa, per servizio, quindi per tutto quello che può essere di aiuto alle persone. Di fatto c'è una grandissima coincidenza su quello che il movimento cooperativo rappresenta e le politiche di coesione professano, e quindi è venuto anche molto naturale. L'Italia purtroppo, e non lo dico io ma lo dicono tutti i parametri a livello europeo e internazionale, si colloca fra gli ultimi posti per il posizionamento, la qualità della vita e le condizioni di lavoro delle donne, per cui molto c'è da fare in Europa ma ancora di più c'è da fare nel nostro Paese. Abbiamo fatto 89 trasmissioni di pillole di coesione con TR Media, abbiamo fatto 33 pillole di coesione TV, abbiamo 37 pillole di coesione radiofoniche e 10 podcast a cura di Area AG. Abbiamo fatto 20 spot pubblicitari a cura di Radio Coop che sono stati appunto diffusi sui punti vendita di Coop di tutto il territorio nazionale, 21 podcast di raduni che avevamo dato anche un nome diverso, EU4U, un bel riconoscimento da un punto di vista politico dalle nostre pubbliche amministrazioni, perché abbiamo collaborato con Europe Direct Emilia Romagna e quindi che ci ha fornito una decina di articoli che poi sono stati pubblicati contestualmente anche nel sito dell'Assemblea legislativa. Abbiamo organizzato anche sempre qui a Forlì AI, eravamo insieme dove c'erano altri giornalisti europei ed è stato estremamente bello portarli in giro per la nostra città, e in tutto questo Cooperdiem ha sempre gestito tutta la parte relativa all'organizzazione degli eventi per quanto riguarda gli allestimenti, la parte tecnica e anche la curatela degli ospiti e dei relatori. Ciao everyone! Ciao da Irene, oggi parliamo di come l'Unione Europea sta aiutando la Spagna a combattere gli incendi. 2 anni fa il 6% della provincia di Zamora è andata in fumo, un'area talmente vasta da eguagliare la superficie urbana di Madrid. Questi contenuti, lo diciamo Sara chiaro e tondo, rimangono fruibili e rimarranno fruibili
all'interno dei canali di EUFactor Next che magari ci vuoi raccontare? Sì, abbiamo un sito web www.eufactor.it che è sia in italiano che in inglese, dove sono presenti tutti i contenuti che hanno prodotto tutti i partner del progetto. Da lì potete arrivare direttamente alle nostre pagine Facebook EUFactor, Instagram EUFactor Project e LinkedIn EUFactor Next. E siamo anche su YouTube e così potete guardare tutte le pillole che ha prodotto TR Media. La foresta ci metterà 30 anni a rigenerarsi, per questo rendere più efficiente la prevenzione e la lotta agli incendi è uno degli obiettivi principali sia in Europa che in Spagna, dove la siccità, il caldo e i cambiamenti climatici in genere hanno aumentato il numero di incendi boschivi. Che cosa ne pensate? Un progetto durato un anno che ha coinvolto i ragazzi, le 30 radio universitarie italiane dal nord a sud Italia e che ha permesso di conoscere maggiormente la funzione dell'Europa, dei suoi finanziamenti e quali sono i benefici per i propri territori. Si sono sentiti, abbiamo avuto anche il riscontro, diciamo, delle persone che andavano nei negozi, per cui gli spot sicuramente erano molto udibili, anche perché parlano di un argomento diverso rispetto a quello che è il flusso comunicativo normale, quindi pensiamo che abbiano avuto particolare risalto. Adesso abbiamo un sito ricchissimo, stiamo immaginando qualcosa per alimentarlo ancora.